Nel Seicento Firenze si trova sotto il Granducato di Toscana, governato dalla famiglia Medici dal 1569 con Cosimo I Granduca. Il potere mediceo ormai stabile, ma meno energico rispetto al Rinascimento. La città vive più di rendita della sua gloria passata. Politicamente Firenze non è più il centro propulsivo dell'Italia. Roma, per la Chiesa, e Venezia hanno un ruolo molto più forte. Ferdinando I consolida il potere, rafforza il porto di Livorno per il commercio. A Ferdinando I succedono uno dopo l'altro i figli, Cosimo II e Ferdinando II. Cosimo II fu protettore di Galileo Galilei, ma il suo fu un regno breve. Ferdinando II governò invece lungamente e la sua fu un'epoca di pace interna, ma declino economico. Essi protessero e incoraggiarono la scienza, principalmente nella figura di Galileo Galilei, il quale dedicò ad essi il più duraturo monumento, i satelliti di Giove, chiamate stelle medicee. Cosimo III, moralista e religioso, governa in maniera conservatrice la Toscana, si isola e rallenta lo sviluppo. Politicamente Firenze non è più un attore internazionale. Le grandi potenze europee, Francia, Spagna, Impero e Olanda, dominano lo scenario. I Medici attuano un forte mecenatismo. La corte attrae artisti, musicisti e scienziati. Galileo Galilei è attivo a Firenze, ospitato dai Medici, introducendo la rivoluzione scientifica. Nascono accademie come l'Accademia della Crusca, che propone un purismo linguistico dal 1583, ma attivissima nel XVII secolo, codifica e difende la lingua italiana, pubblicando nel 1694 il vocabolario della Crusca, e l'Accademia del Cimento, le scienze sperimentali, grazie a Evangelista Torricelli e il cardinale Leopoldo II de' Medici. Proprio nel 1657 venne infatti fondata a Firenze la prima accademia di indagine scientifica e di fisica sperimentale, che diventerà un modello per altre accademie europee, fondata da allievi di Galileo, Vincenzo Viviani e Francesco Redi, dedicata a esperimenti scientifici. In questo periodo si assiste al passaggio dal tardomanierismo al barocco. Nel Seicento, grazie alle scoperte di Copernico e Galileo, gli uomini che credevano la Terra immobile al centro dell'universo seppero di abitare in un pianeta roteante intorno al Sole, nell'immensità dello spazio. L'arte rispecchiò questo totale capovolgimento. Dalla visione frontale, un po' statica, caratteristica delle opere del Rinascimento, si passò a visioni più libere e aperte, a scene sempre più dominate dall'idea del movimento. Il termine per definire un'arte così nuova fu barocco e si applicò all'arte del Seicento, considerata stravagante e troppo ricca di decorazioni a causa delle forme cariche dello stile pomposo del movimento turbinoso che crea agitazione e irregolarità, che vediamo ben espressa nelle opere architettoniche e scultoree, che inglobano anche la pittura in un'unione delle arti con un effetto illusorio e spettacolare. L'architettura barocca fiorentina è comunque più sobria rispetto a Roma, ma ricca di marmi policromi, stucchi e illusioni prospettiche. Questa è la corrente più decorativa, ma esistono nello stesso periodo altre tendenze artistiche. Nel Seicento si ebbe il rinnovamento della pittura attraverso due tendenze, una che guarda all'armonia, all'equilibrio, alla classicità ed è la linea seguita dai Carracci e Guido Reni, l'altra guarda al naturalismo, al dramma, alla luce e alla realtà ed è la linea proposta da Caravaggio. Infatti il grande innovatore della pittura del Seicento, Caravaggio, non idealizza più la figura umana in una rappresentazione di perfetta bellezza, ma trae i suoi modelli dalla vita reale, anche nei suoi aspetti meno gradevoli. L'architettura è di rappresentanza, le chiese si arricchiscono di grandi cappelle, le facciate sono scenografie urbane, la Cappella dei Principi, attigua alla Basilica di San Lorenzo, è un grandioso mausoleo mediceo in stile barocco. L'architetto Nicetti crea il mausoleo grandioso, arricchito di pietre dure della famiglia Medici, grazie alla tradizione del lavoro in bronzo e pietre dure dell'opificio delle pietre dure, fondato nel 1588. La città si arricchisce di opere di Bernardo Bontalenti, Gherardo Silvani, Matteo Nicetti, Giovan Battista Foggini, quest'ultimo attivo già nella seconda metà del secolo, con decorazioni, stucchi, marmi policromi, in pittura artisti
daranno prova anche di affreschi illusionistici e dominano le scene artisti come Giovanni da San Giovanni, il Volterrano, Francesco Furini, Pietro da Cortona, Luca Giordano, che rinnova la galleria di Palazzo Medici Riccardi, dove vengono attuati ampliamenti, decorazioni barocche. Il Silvani e il Buontalenti rinnovano la chiesa di San Gaetano. Nella pittura l'influenza di Caravaggio con forte chiaroscuro e della corrente naturalistica si percepisce nelle opere di Matteo Rosselli, di Cesare Dandini, oltre al sentimentalismo di Carlo Dolci, legato ad una pittura devozionale e intensamente spirituale. Relativamente alla società e al costume, la vita di corte sarà fastosa, ma meno creativa rispetto al Rinascimento. Nascono circoli privati dove si discute di filosofia e scienza. La morale pubblica sarà irrigidita sotto Cosimo III, che regnerà fino al 1723, con crisi economica e isolamento internazionale. Giangastone de' Medici è più aperto e tollerante, cerca di modernizzare ma muore senza eredi e sarà la fine della dinastia. Il Seicento in Europa è il periodo delle monarchie assolute e in Italia quello del predominio spagnolo. La società aristocratica che viveva attorno al Granduca aveva due profonde passioni, la scienza e la musica. Si sviluppa l'opera e della musica da camera a corte. Tra i compositori Marco da Gagliano. Spettacolari le scenografie teatrali di Buontalenti. Il giardino di Boboli verrà sempre più ampliato e abbellito di piante, statue, e il Teatro della Pergola fu il modello di tutti i teatri d'Europa. Il marchese Carlo Ginori fondò a sue spese e con avventurose vicende la manifattura delle porcellane di Doccia nel 1735, in concorrenza con quella di Messen, di Vienna, di Sèvres e di Capodimonte, affermandosi con prodotti originali che sono ancora oggi un vanto fiorentino. A Cosimo III toccò l'incarico della sottomissione alla politica delle grandi potenze e suo figlio Giangastone, anche lui vittima di un infelice matrimonio dinastico, non ebbe un successore. Sfiduciato si lasciò andare al rilassamento eccessivo e il suo scetticismo fece sì che non opponesse nessuna resistenza al destino dell'estinzione del Granducato di Toscana. Sua sorella Anna Maria Luisa, sposata con l'elettore di Sassonia, ebbe l'accortezza di legare a Firenze tutto il patrimonio artistico della famiglia e volle che tutti i tesori fossero inalienabili perché riteneva che fossero di ornamento per lo Stato, che servissero per l'utilità del pubblico e per attirare, notate bene, la curiosità dei forestieri, individuando per prima le potenzialità del turismo e dell'impatto che avrebbe avuto sulla città nei secoli. Il suo fu un atto generoso, merito degli ultimi Medici fu anche quello di aver ampliato la collezione d'arte della Galleria degli Uffizi e di aver fatto di Palazzo Pitti una meravigliosa residenza. Il declino della dinastia Medicia avviene appunto quando l'ultimo esponente, Giangastone de' Medici, muore nel 1737 senza eredi. Il Granducato passa all'Asburgo-Lorena, Francesco Stefano di Lorena e poi Pietro Leopoldo. Pietro Leopoldo avvia riforme illuministiche come l'abolizione della tortura, modernizzazione economica, riorganizzazione amministrativa. Firenze diventa un centro importante del Grand Tour europeo. Aristocratici, stranieri visitano la città, alimentando collezionismo e musei. Come istituzioni culturali dobbiamo citare la Specola, osservatorio astronomico e museo di storia naturale. Verrà potenziata la Galleria degli Uffizi come spazio museale pubblico e grazie allo spirito dell'illuminismo nascono i circoli intellettuali e si diffondono nuove idee politiche ed economiche. Francesco Stefano di Lorena governa dall'impero e anche imperatore del Sacro Romano Impero, mentre sarà Pietro Leopoldo il riformatore illuminista, abolisce la tortura e la pena di morte nel 1786, riforma il codice penale, liberalizza parte del commercio, incentiva l'agricoltura e l'istruzione. Vuole riformare anche l'Accademia del Disegno, rendendo la scuola di Stato col nome di Accademia di Belle Arti nel 1785, chiamandovi ad insegnare freddi artisti che proponevano agli allievi modelli in gesso e incisioni. Da allora il termine accademico divenne sinonimo di pedanteria, freddezza, mancanza di fantasia e destro. Nel 1799 ci saranno rivolte e una breve occupazione napoleonica. Il Settecento si concluderà sotto il segno delle libertà dei popoli, con l'indipendenza degli Stati Uniti d'America e con la Rivoluzione francese. Il barocco, verso la metà del Settecento, si trasforma nello stile chiamato rococò, il quale mantiene del barocco l'originalità e la bizzarria, ma si alleggerisce in ornamenti aggraziati, caratterizzati da una
spiccata predilizione per la forma a conchiglia dai bordi ondulati e per la sinuosa linea S. Nel periodo del tardo barocco e rococò gli ornamenti sono più leggeri, dominano i colori pastello e le decorazioni eleganti come troviamo in Palazzo Ginori ed interni di chiese. Tra 600 e 700 la Chiesa propone una pittura controriformata che esige chiarezza assoluta in linea con l'ortodossia religiosa. Verso la fine del Settecento la lotta contro l'assolutismo, l'affermazione di una ricca borghesia intellettuale, le rivendicazioni dei popoli oppressi misero in crisi i privilegi di un'aristocrazia che del rococò aveva fatto uno stile di vita. Nel linguaggio artistico si ricercò un desiderio di austerità e di semplicità. Le ricerche archeologiche, gli scavi di Ercolano e Pompei fecero prediligere l'arte dei tempi in cui la democrazia aveva trionfato ad Atene e durante il periodo repubblicano a Roma. Si ripresero perciò i canoni classici, trionfarono colonnati, frontoni e l'architettura fu messa al servizio della collettività. Costruiti in stile classico, sorsero in Europa e in America i palazzi dei parlamenti, le sedi dei musei, tribunali, ospedali, scuole, teatri, mercati e carceri. La scultura ritrovò armonia e serenità e si espresse nelle levigate opere di Canova. La pittura ricercò temi di storia romana, dai contenuti edificanti e morali. Quest'arte, severa e semplice, amante delle linee rette, che prediligeva una chiarezza compositiva, quindi la fredda ragione, il disegno, il sensuale colore, ebbe giustamente il nome di neoclassica, proponendo il recupero di una nuova classicità, una semplicità formale e proporzioni armoniche. In pittura trionfano scene galanti, paesaggi e vedute per il mercato internazionale, ritratti aristocratici destinati ai viaggiatori del Grand Tour. Firenze diventa tappa obbligata per nobili e studiosi europei. Si sviluppa il collezionismo e il mercato d'arte. La Galleria degli Uffizi si apre al pubblico nel 1769, la Specora nel 1775, con un museo di storia naturale e un osservatorio astronomico. L'Accademia dei Georgofili, fondata nel 1753, è votata a studi di agronomia e economia rurale. Nascono salotti letterari e scientifici, dove si discutono idee illuministiche. Nel Settecento, grazie a Lorena, ci sarà una maggiore apertura culturale e scambi internazionali. Nobiltà e borghesia si dedicano al collezionismo artistico e alla scienza. La moda e il gusto sono influenzati dalla Francia. Verso fine secolo i fermenti rivoluzionari sono sotto l'eco della rivoluzione francese. Vi aspetto al prossimo viaggio nel tempo. Se desiderate sostenere il mio canale, vi invito a iscrivervi e a sottoscrivere anche un abbonamento a partire da solo 1,99 €. Questo aiuterà a continuare a diffondere i contenuti in maniera gratuita. E se lasciate un commento o un like, questo aiuterà l'algoritmo a promuovere i miei contenuti. Grazie, a presto. Ciao ciao!